Papà, sei tornato. Cosa mi hai chiamato? Zio Gu, guarda il mio disegno di famiglia. Yue non l'ha fatto apposta. Sorella, non ci cacci via per un disegno, vero? Sai che questo disegno? Yuan ci ha lavorato tutto il giorno. È strappato così. E dici che non è apposta? Perché urli così? Hai spaventato Yue. Sai che è tutta colpa tua, Yuan. Chiedi subito scusa a Yue. È stato Yue a strappare il disegno di Yuan. Perché Yuan deve scusarsi? Io non mi scuso. Ascolta te stesso. Come hai viziato questo bambino? Basta, Yanchi, sono solo bambini che non capiscono. Perdona Yuan, dai. Yue non è arrabbiata con la sorella. Papà Gu, non incolpare la sorella. Yue è così matura. Brava Yue. Andiamo. Mamma, a papà piace Yue? E non a Yuan? Come potrebbe a papà non piacere Yuan? È solo che a papà non piace. Basta. Yuan, vai a mangiare. La mamma prepara un altro piatto e arriva. Wow, che abbondanza! Voglio questo e questo. Mia mamma non si è ancora seduta, perché rovisti il cibo? Come fa mia mamma a mangiare? Forse questi piatti non sono fatti per noi? Forse la zia Chen non è la domestica di papà Gu? Non mangia mai a tavola, vero papà Gu? Non importa, a casa nostra non ci sono tante regole. Mangiate quello che volete. Sorella, abbiamo quasi finito tutti i piatti. Perché non ne servi un po' alla domestica? Tua mamma avrà fame? Mia mamma non è una domestica. Yuan, Yue ha sbagliato. La zia si scusa per lei. Guarda come ti comporti. Non hai un briciolo di educazione. Chiedi subito scusa a Yue. È stato Yue a parlare male di mamma per primo. Yuan non si scusa. Tu! Yanchi, è tutta colpa di Yue. Yue può sopportare un po' di ingiustizia, non importa. Comunque, siamo ragazze povere. Come possiamo competere con le figlie delle signore ricche? Zhang Xue, non parlare così. Siamo amiche d'infanzia. Se Yue mi chiama papà Gu, allora è mia figlia. Vieni. Questo è il profumo che ti piace. L'ho comprato apposta per te. Yanchi, sei così gentile. Sorella, vado a dirlo alla zia Chen. Papà Gu, hai regalato alla mamma un profumo così costoso. La zia Chen non si arrabbierà? Già così piccola e sai fare la spia? Siediti. Zio Gu, Yuan non sta facendo la spia. Yuan. Basta. Mangiamo. Yuan. Gu Yanchi, non lo sapevi? Che Yuan è allergica al profumo. Cosa? Voi. Sorella, non incolpare Yanchi. Il profumo gliel'ho chiesto io. Lui non ha avuto il coraggio di rifiutare. Zia Chen, questo profumo non è che papà Gu l'abbia comprato per mia mamma. Papà Gu l'ha usato. E poi l'ha dato a mia mamma. Zia, non ti arrabbi, vero? Va bene, Yue, non aver paura. A Zhang Xue piace lo stesso profumo che piace a me. Ma ha appena lasciato il lavoro, non ha molti soldi. Gliel'ho comprato io, senza pensarci troppo. Non pensarci male. Gu Yanchi. Fai così. Non hai proprio coscienza? Per una bottiglia di profumo, vuoi litigare con me? È così? Vuoi che mi metta in imbarazzo? Dove Yue è questo? Solo per una bottiglia di profumo. Yuan è allergica al profumo. Perché non me l'hai detto prima? Non è perché tu hai sempre. È tutto nascosto. Sono io che non te l'ho detto. O è che nel tuo cuore non c'è mai stata lei? Gu Yanchi, pensaci bene. Sorella, smettila di litigare con Yanchi. Oggi è tutta colpa mia. Mi scuso. Yuan, andiamo. La mamma ti porta a mettere la medicina. Ho davvero sbagliato. Yanchi, oggi è tutta colpa mia. Forse è meglio che io e Yue andiamo via prima. Papà Gu, la sorella e la zia non amano Yue. Yue torna con la mamma nell'appartamento in affitto. Va bene, stasera restate qui. Vi ho assegnato le camere. Che fai? Alzati, questa stanza è mia. Questa è la camera di Yuan. Yuan dorme sempre qui. Lasciami la stanza, altrimenti la butto giù. È un regalo che papà ha fatto a Yuan. Ridammelo.
Se lo vuoi, allora vattene. Yuan Yuan non ha mentito. Zia Chen Chen. Se lei non ha mentito, allora è Yue Yue che ha mentito. Tranquilla, la mamma è qui. Sorella, è normale che i bambini facciano errori e non vogliano ammetterlo. Yue, non incolpiamo la sorella, ok? Siamo noi che abbiamo sbagliato. Ecco perché la sorella è arrabbiata. Giusto? Papà Gu, è tutta colpa di Yue Yue. Yue non doveva entrare nella camera della sorella. Chiedi scusa alla sorella. Tutto ok. Guarda come l'hai educata, piena di bugie. Se fosse anche solo la metà matura di Yue Yue, quante preoccupazioni in meno avrei. Guyanch, hai mai davvero pensato a Yuan Yuan? Lo sai? Yuan Yuan non ha mai mentito. Se lei non mente, allora è Yue Yue che mente. È lei? Basta controllare le telecamere di sicurezza per saperlo. Va bene, controllo subito le telecamere. Yanci, ho già detto a Yue di scusarsi. Se controlliamo le telecamere, non sarà un po' ingiusto verso Yue? Papà Gu, la maestra ci ha insegnato a essere bambini onesti. Ma non capisco. Perché la sorella accusa Yue? Ma Yue è disposta a dimostrare la sua innocenza. Allora controlliamo le telecamere. Che telecamere? Stai zitta. Guyanci, tu per via loro. Per poche parole, credi a loro. Sai che questo ferisce Yuan Yuan? Io so che tipo di bambina è Yue Yue. Non è una bambina che mente. Allora, sì, bambina è. Ok, oggi ti farò cambiare idea a tutti i costi. Papà, Yue vuole che tu mi addormenti. Yue è così triste e si sente male. Va bene, papà Gu, ti porto a dormire adesso, ok? Guyanch, Ti dico una cosa, so che non ti piacciono. Ma ti chiedo di ricordare, questa è casa mia. Ho il diritto di decidere chi può restare. e se portassi anche io un uomo a dormire qui? Cosa proveresti? Cosa hai detto? Guyanch, perché? Non ti preoccupi mai dei miei sentimenti? Perché non pensi mai a Yuan Yuan? È tua figlia, tua carne e sangue. Che sciocchezze stai dicendo? Mamma, fa male. Yuan, soffia sulla mamma. Ti dico un'ultima cosa. Insegna bene a Yuan. Non lasciarla dire bugie. Andiamo. Yuan non mente. Perché papà non crede a Yuan? Perché devo chiamarlo zio Gu? Perché picchi la mamma? La mamma ti crede. Zio Gu, non sei più il papà di Yuan. Mamma, non aspettiamo più papà, ok? Yuan, la mamma farà come dici. Se non vuoi dargli un'altra possibilità, la mamma porta via Yuan adesso. Perché hai bevuto così tanto? Papà, bevi acqua. Yue, questo è per te. Papà mi ha fatto un regalo. Andiamo. Mamma, diamo ancora 2 possibilità a papà. Yuan, oggi è il compleanno di papà. Facciamo a papà un regalo, ok? Ok. Yuan, guarda, quel vestito starebbe bene a papà. Wow, è bellissimo. Mamma, compralo per papà, ok? Va bene. Yuan aspetta qui. La mamma va a comprarlo. Ehi, non è Yuan. Perché è qui da sola? Che torta enorme. Papà Gu. Yuan, mangiare una torta così grande ti farà stare male? Guardo Chenman, ti ha davvero viziato troppo. Una persona compra una torta così grande, non hai paura di ammalarti? Come può questa sorella dare al bambino una torta così grande? Non fa attenzione alla salute dei bambini. Io stesso non posso più guardare. Papà Gu, voglio mangiare questa torta. Solo un piccolo boccone, va bene? Se lo senti, portala qui subito. No. Yanci, la sorella ha lasciato il bambino qui da solo. Non sarà che Che vuoi dire? questo centro commerciale è affollato. Di solito è un buon posto per gli appuntamenti segreti. Che stai dicendo? Sto dicendo sciocchezze, non incolparmi. Yanci, lo faccio per il tuo bene. Hai ragione, se Chenman osasse fare questo tipo di cose di nascosto, non la perdonerei assolutamente. La mamma è andata a comprare un regalo di compleanno per lo zio Gu. Torna subito, papà. Se la zia Chen ha davvero trovato un altro uomo, è forse per cercare un guardiano per la sorella? Non permetterò che calunniate la mamma.
Yue lo fa per papà Gu. Sorella, non incolpare Yue. Chiamami subito Chenman. Hai sentito? Non chiamare, sono qui. Mamma. Cosa fai? Dimmi, chi è quell'uomo selvaggio? Che uomo selvaggio. Mi calunniate. Sorella, il bambino è così piccolo. L'hai lasciata di nuovo sola fuori. Chissà cosa sei andata a fare. Zia Chen, non incolpare la mamma. È che mia mamma ha paura che la sorella venga rapita dai cattivi. Hanno ragione entrambe. Yuan è così piccola. Ha solo pochi anni, l'hai lasciata qui da sola. Non hai paura che venga rapita dai cattivi? Yuan non scapperà. La mamma è andata a comprare un regalo per papà. Papà, non incolpare la mamma. Allora sei davvero andata a comprare vestiti? Visto? In tutti questi anni, i tuoi vestiti li ho comprati io per te, solo per le loro poche parole. Mi sospetti? Va bene, non è niente, è solo un malinteso. Perché urli contro una bambina? Vieni, Yue. Papà Gu ti porta a comprare vestiti nuovi, va bene? Grazie papà Gu. Andiamo. Grazie papà Gu. Papà, ti rimane un'ultima occasione. Se papà non ama il regalo che gli facciamo, allora non glielo regaliamo. Andiamo a comprare qualcosa per Yuan, va bene? Sì. Mamma, compri un vestito a fiori per me? Cosa piace a Yuan? Mamma comprerà quello che vuoi. Grazie mamma. Andiamo. Sorella, non hai vestiti da mettere? Posso chiedere alla mia mamma di comprarne uno anche per te? Visto che hai insistito per venire qui con la bambina, scegli pure. Così dopo non vieni a cercare guai e a dire in tutti i modi che sono di parte. Papà Gu non è di parte. Papà Gu è bravissimo. Yuan, scegli pure qui per il momento. La mamma va in bagno. Sì. Anche tu Yue, vai a scegliere qualcosa. Papà Gu vi aspetta qui. Ho capito, papà Gu. Yue. Cosa fai? Questo vestito l'ho già scelto io. Toglilo subito, l'ho provato io prima. Perché dovrei dartelo? Che succede? Vieni qui. Sorella vuole il mio vestito, io non gliel'ho dato. E lei mi ha versato addosso la vernice. Yuan, come puoi fare una cosa del genere? Lo sai che queste cose le fanno solo i bambini cattivi? Non sono stata io. Yuan, perché hai colpito Yuan? Perché? Guarda tu stessa cosa ha fatto tua figlia. È stata Yue a voler rubare il vestito a Yuan. Yuan non gliel'ha dato. E Yue si è versata la vernice da sola. Per incastrare Yuan. Yue non farebbe mai una cosa del genere. Yanci, è solo una sciocchezza per un vestito. Non vale la pena litigare e farci stare male tutti. Non cercheremo colpe. Papà Gu, Yue non odia la sorella. Di sicuro non l'ha fatto apposta. Chenman, senti. Ancora adesso Xiaoxu e Yue stanno prendendo le difese di Yuan. Non provi un po' di vergogna? Yuan non potrebbe mai fare una cosa del genere. È mia figlia. L'ho cresciuta io. So bene com'è. Certo che lo sai, perché l'hai sempre viziata fin da piccola. L'hai viziata al punto da renderla così. Zio Gu, Yuan non sta mentendo davvero. Perché zio Gu non crede a Yuan? Se la sorella non vuole ammettere l'errore, allora sarà colpa di Yue. Yue, sei così buona. In futuro ti farai mettere i piedi in testa. Yanci, noi che veniamo da famiglie povere, siamo abituati a subire. Dai Yue, fai la brava, chiedi scusa alla sorella. Va bene, Yue chiede scusa alla sorella. Allora, adesso siete contenti? Loro sì che sono contenti. Guyan, non vedi che stanno solo fingendo? Stai zitto. Devi per forza ferire l'orgoglio di Yue. Per ammettere che Yuan avrebbe torto, è così? Basta litigare. Nel nostro negozio ci sono le telecamere di sicurezza. Chi ha ragione e chi ha torto. Lo si vede guardando le riprese. Va bene, controlliamo le telecamere. Che fare? La situazione è chiara. Perché controllare le telecamere? Solo chi ha la coscienza sporca ha paura di controllare. Papà Gu, gli insegnanti ci dicono di essere onesti. Yue non osa mentire. Yanci, se controlliamo le telecamere e si conferma che Yuan sta mentendo, la faccia della sorella non ne uscirà ancora più a pezzi. Lasciamo perdere. Che faccia dovrei perdere io? Io credo a mia figlia.
Sorella, sono solo due ragazzine che fanno i capricci. Mio fratello e Yue non ci fanno nemmeno caso. Perché insisti così? Già, zia Chen, vuoi davvero dimostrare che Yuan Yuan è una cattiva ragazza? Yuan Yuan non ha paura di controllare le telecamere. Continui a non pentirvi, vero? Non posso più lasciarti crescere questa bambina. Domani la mando dai nonni in campagna. Prima ancora di chiarire la faccenda, ti affretti a trarre conclusioni e vuoi mandare via Yuan Yuan. Non capisci che è profondamente ingiusto per Yuan Yuan. I fatti non sono già abbastanza chiari. Forse che Xiaoxue e Yue si sono messe d'accordo per incolparla. Papà Gu, facciamo finta che io abbia incolpato ingiustamente la sorella. Dopotutto, vengo da una famiglia povera, devo essere più matura. Guarda in che stato hai ridotto il bambino. Volete o no guardare le telecamere di sicurezza? Se non le guardate, andate a litigare fuori. Non disturbate il nostro lavoro. Non le guardiamo. Scusate, è colpa nostra. Vi abbiamo disturbato. Guardo. Xiaoxue, sei troppo buona. Per questo la madre e la figlia continuano a maltrattare Yue. Voglio vedere le registrazioni ora. Voglio che Chen Man si convinca. Cosa fai? Siete proprio fatti della stessa pasta. Cosa simile attira cosa simile. Sorella, non arrabbiarti. Oggi è passato. Io e Yue non ci pensiamo più. Vero, Yue? Zia Chen, la maestra ci insegna ad essere magnanimi. Perdono Yuan Yuan. Yanci, non arrabbiarti, ok? Dopo, invitiamo la sorella a cena, tutti. Dimentichiamo il passato. Se Chen Man fosse come te, metà educata, Yuan Yuan non sarebbe diventata così. Basta. Oggi finisce qui, a cena. Yuan Yuan si comporti bene. Mangiate voi. Sono stanca. Fermati. Non capisco perché devi portare tutto al punto di non ritorno prima di fermarti. Lei non mangia. Mangiamo noi, andiamo. Papà ha un'altra possibilità. Ceniamo con lui. Yuan Yuan, mamma fa come vuoi tu, ma temo che papà continui a ferirti. Se preferisce ancora loro, dopo cena andiamo via. Yuan Yuan e mamma lasciano papà per sempre. Cosa fai? L'ho preso io prima, ridammelo. È l'ultima carta del perdono, non troverai più. Yuan Yuan e mamma. Yanci, dici che la sorella non se ne andrà da Jianken con la bambina? Tranquilla, Chen Man non lascerà la famiglia Gu. Non lascerà la vita agiata. Tornerà a casa. Ad aspettarmi docilmente. Papà Gu ha ragione, è così ricco. Se la zia Chen lasciasse papà Gu, non troverebbe di meglio. Se solo papà Gu fosse davvero mio padre. Papà Gu, non ti piace Yue? Com'è possibile? Yue è così carina e ubbidiente. Certo che a papà Gu piace Yue. Allora papà Gu, non ti piace la mamma? Yue, che sciocchezze dici? Papà Gu e la zia Chen, loro sono la coppia. Oh, pensavo che a papà Gu piacesse la mamma, per questo ho chiesto. Mi dispiace, papà Gu. Non fa niente. Mamma, dici che se andiamo via, papà se ne accorgerà? Probabilmente no. Nel suo cuore non siamo affatto importanti. Come potrebbe accorgersene? Firma questo. Lo firmi senza nemmeno guardarlo? Sai cosa stai firmando? Che contratto potresti darmi? Non pensi altro che ai miei soldi. Ecco a te. No, io. Sono molto occupato ora. Non disturbarmi, va bene?
Guyanch. Non ci rivedremo mai più. Zio Gu, Yuan Yuan non ti vuole più. Andiamo. MMH. Chen Man, che significa che non rispondi al telefono. Questa Chen Man sicuramente non si è ancora svegliata. Mamma, cos'è quello? Chenman e Guyanci hanno divorziato. Allora questa casa, d'ora in poi, sarà nostra? Yue, non c'è fretta per ora. Quando avrò sistemato Guyanci, tutto della famiglia Gu sarà nostro. MMH. Chenman, d'ora in poi sarò io a prendermi cura di Guyanci al posto tuo. Chen Man, esci fuori. Cosa succede? La stanza di Chen Man è vuota. Anche la stanza di Yuan Yuan è vuota. Ti chiedo, dove sono andate Yuan Yuan e Chen Man? Yanci, perché mi urli contro? E io come faccio a sapere dove sono andate? Papà Gu, eri così arrabbiato prima. Non è che non ti piacciono? La sorella e la zia Chen? Questa Chen Man sicuramente mi sta ricattando con la fuga. Non ha portato con sé molti soldi. Sicuramente tornerà indietro con la coda tra le gambe in poco tempo. Yue, Papà Gu prima con te. È un po' troppo brusco. Papà Gu ti chiede scusa, va bene? Non importa, Papà Gu. La zia Chen tornerà di sicuro. Lo sanno anche Yue. La zia Chen ha lasciato Papà Gu. Non riesce assolutamente a vivere. Chen Man, ti do 3 minuti per comparire di fronte a me. Chen Man mi ha anche bloccato. Questa Chen Man osa bloccarmi. Yanci, non agitarti quando una donna è arrabbiata. Ha bisogno di tempo per calmarsi. Quando dopo 2 o 3 giorni si sarà calmata, tornerà da sola. Papà Gu, in questo periodo che ne dici? Io e la mamma ci prendiamo cura di te, va bene? Yue sa fare i lavori di casa. Torni o non torni, non importa. Xiao Xue, Yue. D'ora in poi abiterete qui. Grazie, Papà Gu. Yue, abbassa la voce. Disturbi il lavoro di Papà Gu. Cosa stai facendo? Yue, hai disturbato il lavoro di Papà Gu. Io devo ancora guardare la televisione. Yue, come hai fatto a diventare così adesso? Prima Yuan Yuan era molto obbediente. Mamma, papà sta lavorando. Non guardiamo più la televisione, va bene? Disturberemmo papà. Brava Yuan Yuan. Yanci, Yue è solo perché è da tanto tempo che non guarda la televisione. Si è lasciata trasportare per un momento, niente di più. Va bene. Non è niente. Papà Gu torna a lavorare. Ma che papà Gu non mi fa nemmeno guardare la televisione. Quel Guyanci puzzone. Yue, non ti agitare. Dopo questa notte, tutta la proprietà della famiglia Gu sarà nostra. Davvero? Questo Guyanci e Chenman sono separati da tanto tempo. Non ci credo che non abbia fretta. Guyanci, oggi mi arrampicherò sul tuo letto e tutte le proprietà della famiglia Gu saranno mie. Chen-man, cosa stai facendo? Yanci, sono io. Non dormi nel cuore della notte. Cosa vieni a fare nella mia stanza? Cosa diavolo vuoi fare?
Mettiti i tuoi vestiti e torna a dormire. Yanchi, Cosa diavolo vuoi fare? Yanchi, non ho mai visto un uomo buono come te. Voglio donarmi a te per ricompensarti come si deve. Non hai bisogno di fare tutto questo per me. Tutto quello che ho fatto per te è solo perché siamo amici. Yanchi, mi consideri solo un amico? Io ho una famiglia, ho moglie e figli. Se non iniziassi una relazione con te, cosa penserebbe Chainman? Ma io ti considero già mio marito. Non hai sempre detto a Yue di chiamarti papà. Yue è una brava bambina, le ho detto di chiamarmi papà. Solo perché ho paura che qualcuno la bullini a scuola, è tutto qui. Guyanci, secondo me non riesci proprio a dimenticare Chainman. Comunque vi siete già divorziati. Prima o poi sarai mio. Ho capito. Riposa pure. Chainman, dove diavolo sei? Chainman, È il signor Guianci. Per favore? Sono io. Che succede? Sono l'avvocato Wang dello studio legale. Il certificato di divorzio a lei, signor Chainman, è stato emesso. Deve venire a ritirarlo. cosa? Il certificato di divorzio? Cosa stai dicendo di sciocchezze? Come potrebbe voler divorziare da me? Hai firmato senza nemmeno guardare cosa c'era scritto. Sai cosa hai firmato? Che contratto puoi farmi firmare se non per puntare ai miei soldi? Eccolo. È stato quella volta. Già da allora volevi divorziare da me? Perché? Perché vuoi divorziare da me? In tutti questi anni hai mangiato, bevuto e vissuto a spese mie. Perché vuoi lasciarmi? Papà Gu, è così tardi, perché non vai a dormire? Sei stata tu, vero? Hai buttato via l'accordo di divorzio tra me e Chainman. Yanchi, non l'ho fatto apposta. Papà Gu, l'ho buttato via io. Ho paura che ti rattristi. Ho buttato l'accordo. Papà Gu, non incolpare la mamma. È tutta colpa di Yue Yue. Yue non riesce a vedere Papà Gu piangere. Brava Yue, Papà Gu non piange affatto. Papà Gu è così buono con la zia Chen. Se lei vuole lasciarlo, è una perdita per lei. Torniamo a riposare tutti, su. La medicina. Dov'è la mia medicina per lo stomaco? Xiao Xue. Prendimi la mia medicina per lo stomaco. Xiao Xue. La mamma dorme, non fare rumore. Prima. Chainman. Cosa c'è, Yanchi? Aspetta, ti prendo la medicina. Chainman. Dove sei esattamente? Yue ha fame. Papà Gu, alzati a cucinare. Dove Xiao Xue? Mia mamma? Certo che dorme. Sono le 10, dorme ancora? Niente, mia mamma dorme fino a mezzogiorno. Basta, vai a prendermi un po' d'acqua. Papà Gu, ho fame quando cucini? Non so. Chiama tua madre. Se non sai cucinare, come ti prendi cura di mia mamma? Prendermi cura di tua madre? Ma che dici? Yanchi, non ascoltare Yue. Come posso permetterti di prenderti cura di me? Ieri notte mi è fatto male lo stomaco, non l'hai sentito? Tutta la notte? Come stai ora? Scusa, Yanchi, ho dormito troppo pesantemente. Vai a cucinare, dopo devo vedere un cliente. Non so cucinare. E Chainman come fa? Persino Yuan, che ha pochi anni, sa cucinare. Zio Gu, è buono? L'ho fatto io con la mamma. Yuan può mangiare con te? Cosa mangi? Hai finito i compiti? Vai subito. Ok. Yuan, Chainman. Dove sei? Perché non rispondi? Consegna a domicilio Meng Chang. Buon appetito. Yanchi,
ti ho ordinato il cibo, mangia. Sai che ho problemi di stomaco. La mattina non posso mangiare cose grasse. Yanchi, non lo sapevo, farò attenzione. E come fanno a ricordarselo Chenman e Yuan Yuan? In tutti questi anni non hanno mai sbagliato. Yuan Yuan è così piccola e già così matura. Zio Gu, la mamma dice che hai lo stomaco debole. La mattina non si può mangiare cibo grasso, ti farà male la pancia. Secondo me sei tu che hai voglia di mangiare. Dammelo qui. Yuan Yuan si preoccupa solo dello zio Gu. Yanchi, sono io che non ho fatto bene. Stai tranquilla. Non commetterò più questo errore in futuro. Papà Gu, Yue è stata cattiva? Papà Gu, ti manca la sorella? Devo andare a lavorare. E mamma cosa facciamo? Gu Yanchi ha iniziato a odiarci. Tranquilla, tanto Chenman non tornerà più. Tutta la famiglia Gu un giorno sarà nostra. Yanchi, non hai ancora mangiato, vero? Ti ho portato apposta da mangiare. Grazie. Yanchi, mangia prima tu. Il contratto lo controllo io per te. Questo contratto vale 1 miliardo. Non si può essere superficiali. Tu lo capisci? 1 miliardo? Yanchi, stai tranquilla. Prima ho fatto l'assistente del direttore, se non, questo contratto lo firmo io per te. Va bene, ma ricorda, non si possono fare errori, capito? Stai tranquilla. 1 miliardo. Solo la provvigione è 10 milioni. Sono ricca. Yue, la mamma diventerà ricchissima tra poco. Davvero? La provvigione di questo progetto è di 10 milioni. Con questi 10 milioni diventeremo tutti ricchi. No, dobbiamo stappare lo spumante. Festeggiamo. No, un contratto così importante. Anche Yue vuole partecipare, mio padre vedrà. E sarà sicuramente contento. Fatto. Direttore Gu, attendo con ansia questa collaborazione con la vostra azienda. Speriamo in una vittoria comune. Stia tranquillo, essere scelti dal direttore San. È un onore per la nostra azienda. Faremo del nostro meglio per collaborare. Firmiamo il contratto. Dai il contratto al direttore San. Direttore San, ecco il contratto. Se non ci sono problemi, può dare un'occhiata. E possiamo firmare. Direttore Gu, questa è la vostra serietà nel fare affari? Trattate il contratto come un foglio dell'asilo. A me sembra che non abbiate alcuna intenzione di collaborare. Ah. Guarda tu, guarda cosa hai combinato. Non lo so, questo sicuramente. Sei Yuan Yuan, vero? Yuan Yuan non è ancora tornata adesso. Vuoi ancora incolparla? No, non è quello che intendo. Penso che sicuramente sia stato il figlio di qualche vicino che è entrato in casa nostra e ha combinato questo guaio. Vicini? Ha senso. Ma noi abitiamo in una villa indipendente. Da dove vengono i vicini? Questo è il amico di tua cara figlia Yue. Non vuoi ancora ammetterlo, vero? Yanchi, ho sbagliato. Yue è solo una bambina, non biasimarla, ti prego. Come? Yue è una bambina. E Yuan Yuan non lo è forse? Perché Yuan Yuan non ha mai commesso un errore del genere. Non è forse perché tu permetti sempre a tua figlia di fare quello che vuole. Yanchi, stai tranquilla. Stai tranquilla, quando torno a casa punirò duramente Yue. Le farò sicuramente chiedere scusa. Yanchi, non ti arrabbiare, ok? Scuse? A che servono le scuse? Adesso dobbiamo pensare a trovare un modo per rimediare. Presidente Sun, le dirò subito la cosa in faccia. Tutti e due abbiamo figli. Dobbiamo comprenderci e perdonarci reciprocamente. L'ultima volta ho sbagliato io. Sono disposto a cedere il 10% di profitto extra dell'azienda. Lo farò io. Dato che il presidente Gu è così sincero, dirò 2 parole. Penso semplicemente che il lavoro è lavoro e la famiglia è famiglia. Bisogna saperli distinguere. Se mischi lavoro e famiglia, è molto facile che succedano guai. Sì, sì. Ha proprio ragione, presidente San. Vieni, siediti. Cosa fai? Dammelo. L'ho visto per primo io. Vai a giocare a altro. Cioè l'hai visto per primo? Tutto quello che vedo io è mio. Ma che sta succedendo qui? Cosa che sta succedendo? È proprio questa Yue che mente. Impossibile. Yue non mente mai. Lei non mente. Mia figlia l'ho cresciuta io fin da piccola. So benissimo se mente o no. Perché non controlliamo le telecamere di sorveglianza, presidente San? È anche quello che penso io. Qualcuno venga. Vai subito a prendere le registrazioni delle telecamere. Voglio che questa persona si riveli per quella che è. Cosa stai facendo? Yue non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Controllare le telecamere vuol dire solo che la state sospettando. Stai dicendo sciocchezze come, vero? Non osi controllare le telecamere. Quindi questo conferma che... Dammelo.
Questo è quello che hai detto. Tua figlia non mente. Allora ho frainteso Yuan Yuan. Piccola strega, dannazione. Basta, non voglio impicciarmi dei vostri affari. La nostra collaborazione finisce qui. Signor San, Yanci, cosa stai facendo? Se hai rabbia, sfogala con me. I bambini sono innocenti. quella strega mi ha fatto perdere mia figlia. E tu dici che è innocente? Non voglio sprecare parole con voi. Andatevene, subito. Yanci, ci stai abbandonando? Chen Man. Yuan Yuan, dove siete voi due? È colpa mia, non avrei dovuto essere così duro con te. Non avrei dovuto credere a quella strega. È tutta colpa mia. Ho sbagliato. Torna a casa, per favore. Mamma, Guianci è ubriaco. È l'occasione giusta. Per prendere il lupo, bisogna rischiare il bambino, Yue. Aiutami a preparare tutto. Stasera ti farò diventare la signorina della famiglia Gu. MMH. Mamma, l'acqua del bagno è pronta. Il resto dipende da te. Vai a dormire, da oggi in poi. Nessuno ci caccerà più dalla famiglia Gu, Yanci. Chen Man, sei tornato. Sì, Yanci, sono tornato. Perché dormi con la mamma? Alzati. Yanci, cosa stai facendo? Dovrei chiedertelo io, cosa stavi facendo? Ieri sera eri ubriaco e hai insistito così. Io sono una donna, non ho la tua forza. Ho dovuto lasciarti fare. Credi che ti creda? Dico sul serio. Se spifferi una sola parola, non ti lascerò andare. Gu Yanci, ho registrato tutto. Ieri sera eri così focoso, non voglio che gli altri lo sappiano, ma a patto che tu mi obbedisca. Papà sa davvero di aver sbagliato. Torna a casa con la mamma, va bene? Abbiamo trovato Yuan Yuan e Xiaoman. Sì, sono a Jiangkeng, ti mando subito la posizione. Non voglio che gli altri lo sappiano. Non sembra per niente una brava persona. Se non fosse per sua moglie e sua figlia, non avrebbe mai lasciato la signorina. Troviamo un modo per farle sparire. Capito, capo Gu. Ecco il pesce in salsa di soia che Yuan Yuan adora. Lo zio Xu fa il pesce in salsa di soia più buono di tutti. Basta che piaccia a Yuan Yuan. Lo zio te lo prepara tutti i giorni, va bene? Grazie zio Xu. Dopo cena, Yuan Yuan lava i piatti. Yuan Yuan è proprio una brava bambina. Visto che siamo stati compagni di scuola, accogli me e mia figlia. Altrimenti, per quanto grande sia Jiangkeng, non avremmo potuto mai. Io e Yuan. Non fare complimenti. Se non mi avessi trovato quel lavoro all'inizio, non avrei mai messo radici a Jiangkeng. Sarai per sempre la mia benefattrice. Lo zio Xu ricambia il favore. È meglio dello zio Gu. Lo zio Gu dice sempre male di Yuan Yuan e della mamma. Yuan Yuan, non avevamo detto di non parlare dello zio Gu? Zio Xu, vuoi fare il mio papà? Yuan Yuan, cosa stai dicendo? Lo zio Xu è molto gentile con la mamma. Ed è molto gentile anche con Yuan Yuan. Stai insieme allo zio Xu, va bene? In realtà, già a scuola mi piacevi, ma eri sposata, quindi me lo sono sempre tenuto dentro. Ora finalmente ho l'occasione. Accetti? Cosa state facendo? Cosa fai? Perché picchi papà Xu? Come lo hai chiamato? Papà Xu è molto meglio di te. A lui piace la mamma. Anche alla mamma piace papà Xu. Yuan Yuan dice la verità. Siamo già divorziati. La mia vita con Yuan Yuan. Hai il coraggio di provarci con mia moglie. Sai chi sono io? Chi sei? Un uomo che ignora l'ex moglie e la figlia. E adora solo l'amante. Che uomo eccezionale. Non ho ragione. Se non avessi sempre favorito Jiang Sue, come avrebbe potuto Mange avere un cuore gentile? Come avrebbe potuto pensare di non avere un papà? Sta zitto. Hai ferito Man e hai ferito Yuan Yuan. E adesso vieni qui a fare il gradasso. Credi che Xu Jinwei sia uno sprovveduto? Mi dispiace, ho sbagliato. Ti prego di perdonarmi. Perché dovrei perdonare chi non lo merita? Zio Gu, vai via. Non disturbare la vita di mamma. Mamma è felice con papà Xue. Yuan Yuan, io sono tuo padre.
No, tu sei il padre di Yue Yue. Yuan, papà sa di aver sbagliato. Prima era colpa mia. Yue sono una piccola arbitrice. Papà ha capito chi è. Ti chiedo scusa, va bene? Papà Xu. Hai spaventato Yuan. Mi spiace, Yuan. Papà ha solo paura di perderti. Secondo me sono Zhang Xu e Yu che ti hanno lasciato. Prima pensavi sempre che stessi con te solo per i tuoi soldi. Ma lo sai che Zhang Xu è quella che ci marcia davvero? Prima ti avevo frainteso. Ora ho capito la loro vera natura. Le farò pagare il prezzo che si meritano. Tutto questo non mi riguarda. Hai sentito? Vattene subito. Chi credi di essere? Che diritto hai di mischiarti nei miei affari? Non acconsento al divorzio con Xiao Man. Chi credi di essere? Davanti alla legge siamo tutti uguali. Se non te ne vai subito, ti faccio fuori. Zio Gu, vai via. A mamma non piaci più davvero. E neanche a Yuan. Insistere non serve a niente. Gu Yanqi, vuoi dormire con me e poi non assumerti le responsabilità? Ti dico che non c'è verso. Xiao Man, lasciami spiegare. Sei stato a letto con lei e hai ancora il coraggio di venire da me? Come mai prima non avevo capito che eri così spregevole? Tesoro, mi dispiace, sono stato incastrato. È Zhang Xue che mi ha teso una trappola. Non sei per niente incastrato. E non dimenticare che sei stato tu a dare sempre a Zhang Xue l'opportunità di avvicinarsi a te. Essere ingannato da lei. Te lo sei meritato. Zio Gu, hai dormito con la zia Zhang. Allora sei il padre di Yue. Vi auguro felicità. Yuan, papà stare con Zhang Xue. Non sarà felice. Lei e Yue sono troppo calcolatrici. Vogliono solo i soldi di papà. Dopo avergli svuotato il portafoglio, lo abbandonerà senza pensarci 2 volte. Non c'è niente da fare se ti piacciono. E poi, prima non mi lasciavi chiamarti papà. Perché ora ammetti di essere mio padre? È strano, zio Gu. Yuan ha detto così. Non ti vergogni. Se fossi in te, sarei già scappato via dalla vergogna. Non mi importa della faccia. Voglio solo la mia famiglia. Gu Yanqi, prima non eri così. Quanto sapevi fingere davanti a me e Yuan? È perché io. Basta. Non voglio continuare a prenderti in giro. Vattene. Non disturbare più la vita della nostra famiglia. Aspetta, sorella Man, hai detto nostra famiglia. Fantastico, sorella Man. Finalmente mi accetti. Ti do un'ultima chance. Te ne vai da solo. O ti faccio cacciare. Zio Gu, vattene, dobbiamo mangiare. Sorella Man, so che prima volevi solo far arrabbiare Gu Yanqi. Quindi la cosa della nostra famiglia non conta. Chi dice che non conta? Chi mai direbbe cose a caso per una persona che non lo merita? Sorella Man, posso sposarti? Fantastico, sorella Man. Finalmente posso sposarti. Mamma sorride, non era così felice da tanto tempo. Xiao Man, perché non puoi perdonarmi? Yuan, io sono tuo padre biologico. Yanqi, perché bevi di nuovo così tanto? Cosa succede? Non ti avevo detto di sbarazzartene? Direttore Gu, ci ho pensato a lungo e ho deciso di disobbedire, perché so che la signora non ti perdonerà mai. Che ne capisci tu? Anche se Xiao Man non mi perdona, non posso stare con questa calcolatrice. Yanqi, ho registrato di nascosto solo per necessità. Avevo solo paura che non mi accettassi. Cosa hai detto? Credi di poter salire di grado con gli intrighi? Sogna. Papà, ho sentito da mamma che anche la zia Chen ha usato stratagemmi per diventare la signora Gu. Cosa hai detto? Mamma ha detto che la zia Chen ti ha fatto ubriacare apposta per avere l'occasione di sposarti. Se non fosse stato per voi, come avrei potuto litigare? Con mia figlia biologica? Maledetti! Direttore Gu, ora hai solo Zhang Xue e Yue. Yanqi, so che ora mi disprezzi, ma stai tranquillo, d'ora in poi. Mi impegnerò a servirti come una bestia da soma, direttore Gu. Dai loro un'altra possibilità. Vi do un'ultima possibilità. Se non mi soddisfate, conoscete le conseguenze.
Fantastico, grazie papà Gu. Papà, puoi vomitare nel cestino? Cosa hai detto? Ripeti. Non importa, Yanchi, vomita pure. Dopo puliremo tutto. Così va meglio. Ok, ho da fare per un po'. Vai subito a prepararmi da mangiare. Ricorda, non mangio cibo da asporto. Ma non so cucinare. Cosa hai detto? Imparo subito. Mi ha fatto perdere mia figlia e Xiaoman. Se non vi tormento bene, non sono Gu Yanchi. Gu Yanchi, sei troppo. Ci tratta chiaramente come serve. Tranquillo, non c'è fretta. Non mi ha detto di cucinare. Allora lo avveleno. Una volta che è morto, tutta la famiglia Gu sarà mia. Mamma, vuoi avvelenare il cibo? SHH. Avvelenare il cibo? Pensi davvero che non mi sia preparato? Bene, allora vediamo. In bocca di chi finirà questo veleno? Yanchi, le mie capacità culinarie sono solo queste. Accontentati di mangiare. Guarda tu stesso, questo cibo è commestibile. Papà Gu, mamma non ha mai cucinato prima. Mamma ci ha messo tanto a farlo. Papà Gu, per favore perdona mamma. Mangiatelo voi, io non ho appetito. Papà Gu, guarda. Yue l'ha mangiato e non è successo niente, è buonissimo. Yanchi, mangia, guarda le mie capacità culinarie. C'è qualcosa da migliorare? Ti piace così tanto mangiare? Allora mangia. Papà Gu, non voglio mangiare. Mangia. Prima hai detto che ti piace il piatto fatto da tua mamma. Perché non lo mangi? Come hai fatto a capire che nel piatto c'è del veleno? Voi due mi prendete per stupido, vero? Pensate davvero che non mi sia messo in guardia? Yanchi, io non ho veramente avvelenato niente. Che ci sia veleno o meno. Lo manderò a fare un'analisi, tutto verrà fuori chiaramente. No, Tu aspetta di passare tutta la vita in prigione. E tu te ne stai al riformatorio. Yanchi, non ho più il coraggio di farlo. Ti prego, perdonami. Lo sapete, da quando ho scoperto che ero stato ingannato da voi. Non vedevo l'ora che... Ora vi siete pentiti. È troppo tardi. Mi fate morire di rabbia. Mamma, ci siamo riusciti. Cosa vuol dire? Vuol dire che ho messo il veleno nell'acqua. Tu, Gu Yanchi. No, quello che voglio è proprio la tua morte. Così posso ottenere tutto io. pensi di aver vinto? Ti dico io. Ho già fatto l'atto notarile dei beni, se io morissi. Tutti i miei beni appartengono a Xiaoman Yuan. Tu non otterrai neanche un centesimo. Cosa? Hai sprecato tutti i tuoi piani e hai anche causato la mia morte. La legge non ti perdonerà. Mia mamma ha detto che tu hai problemi di stomaco e che al mattino non puoi mangiare cibi grassi. 500.000 euro, abortisci il bambino e sparisci per sempre.